Buongiorno ragazzi, allora vi saluta anche la mia piccola gatta Sofì che poco fa ha cercato di fuggire saltando dalla finestra. Sofì non si fa, lo sai che puoi farti male, non si salta dalla finestra. Sofì scalpita perché anche questa volta non vuole fare lezione al posto mio e allora la lasciamo, dai, vai a fare la pappa, piccola Sofì. E iniziamo questa ennesima video lezione in cui vi parlerò delle ideologie della prima guerra mondiale e degli intellettuali, in particolare quegli intellettuali che hanno la responsabilità, se così possiamo dire, di aver favorito, di aver sostenuto un acceso nazionalismo, schierandosi a favore del proprio paese prima dello scoppio della guerra mondiale e dopo lo scoppio della prima guerra mondiale. Abbiamo già visto questa dicotomia tra civilisation, diciamo la francese, civilisation, i tedeschi lo scrivono con la Z, civilisation, tra la civilisation e la culture. Ne abbiamo già parlato a proposito di Spengler o di altri filosofi tedeschi. La prima guerra mondiale, forse questo non è stato ben spiegato nelle lezioni precedenti, provo a spiegarmi meglio qua. La prima guerra mondiale è una guerra ideologica. Abbiamo già visto le nozioni di fronte interno e di guerra totale. Il fronte interno, la società civile, viene militarizzata, il fronte interno viene mobilitato perché si suppone che la società civile, appunto il cosiddetto fronte interno, sia tanto importante per vincere la guerra quanto il fronte militare. Quindi la prima guerra mondiale è una guerra ideologica in cui tutta la società, attraverso la propaganda, la pubblicità, l'indottrinamento da parte dello Stato, tutta la società civile viene indotta a odiare il nemico, a criminalizzarlo, a considerarlo disumano, a considerarlo un pericolo per l'umanità. Nelle guerre precedenti gli eserciti combattevano, ma non succedeva che la società civile fosse mobilitata totalmente nell'odiare il popolo avversario. C'erano degli eserciti, la guerra si faceva tra eserciti. Invece la prima guerra mondiale è una guerra ideologica. L'avversario non è soltanto l'esercito nemico, l'avversario è anche il popolo nemico che viene criminalizzato, che viene insultato, che viene considerato un pericolo tanto quanto l'esercito. Non si tratta soltanto dal punto di vista dei governi o dei popoli di sconfiggere un esercito nemico, ma di fermare quella che viene considerata una pericolosa avanzata delle idee, dei costumi, delle abitudini, della tradizione di tutto un popolo, di tutta la nazione, il cui esercito è soltanto l'espressione militare, d'accordo? Quindi una guerra ideologica si vince criminalizzando il popolo avversario, la nazione contro cui si combatte. Non è solo una questione di eserciti, non è solo una questione di fronti. Vi è tutta una propaganda portata avanti anche da tecnici, da specialisti, da psicologi, con raffinate tecniche pubblicitarie per convincere il proprio popolo, per convincere la propria popolazione che il popolo avversario è un popolo subumano, è un popolo pericoloso, un popolo barbaro, un popolo che mette in pericolo le libertà civili. Questo si fa attraverso la propaganda nelle scuole, attraverso le sfilate, attraverso le parate militari,
le adunate in piazza. Questo indottrinamento, questa propaganda contro i popoli, le nazioni contro cui si combatte, si realizza attraverso la distribuzione sui giornali di fotografie, attraverso articoli sui giornali, attraverso i film, attraverso documenti, fogli, attraverso materiale propagandistico, anche utilizzando cerimonie patriottiche, per esempio le inaugurazioni di statue patriottiche oppure di edifici celebrativi. Tutta la popolazione è mobilitata, completamente mobilitata. Fronte interno significa bisogna mantenere alto il morale della popolazione, dei civili, della società civile che non combatte. Mantenere saldo il morale della popolazione civile, controllare il fronte interno, mantenere il patriottismo sino alla fine, significa ovviamente evitare le rivolte, gli ammutinamenti, gli scioperi, le manifestazioni, le rivolte non solo al fronte ma da parte della società civile che magari è stanca di questa guerra estenuante oppure non ha più da mangiare, viene colpita anche economicamente. Quindi guerra ideologica, mantenere alto il morale, il patriottismo, l'adesione alla guerra da parte del proprio popolo e anche cercare di far franare, di distruggere il morale del fronte interno avversario, cioè del popolo avversario, anche qui attraverso materiali o tecniche di propaganda. Una guerra ideologica. Da questo punto di vista, entrambe le fazioni in guerra pensano di avere degli ottimi argomenti. Per esempio, Francia e Gran Bretagna presentano la guerra come una difesa della civilizzazione, del progresso, dell'industria, dell'arricchimento, della tecnologia, d'accordo, di ciò che ha generato la civiltà. E la civiltà industriale, la civiltà liberale, la civiltà borghese ha generato anche democrazia, libertà, istituzioni rappresentative, parlamenti e così via. Allora, le potenze, le democrazie occidentali come Francia o Gran Bretagna dicono non si tratta solo di conquistare qualche territorio, di vincere l'ennesima guerra, si tratta di difendere il futuro dell'umanità, d'accordo? La democrazia, la libertà, il benessere, il progresso, la tecnologia che ci rende la vita migliore. Se vincessero quei barbari dei tedeschi e degli austriaci, tutto ciò sarebbe messo in discussione, si ritornerebbe all'autoritarismo di Metternich e del congresso di Vienna, se non addirittura a forme di vita di stampo dispotico, ad un'aristocrazia feudale, medievale, d'accordo? Quindi bisogna combattere non solo contro un esercito, ma contro un modello di civiltà che non ha niente che abbia a che fare con la civilizzazione. E quindi i tedeschi o gli austriaci, in particolare i tedeschi, vengono criminalizzati, vengono chiamati unni. I tedeschi dicevano unni, se vincono questi unni torneremo nella barbarie, d'accordo? Noi, Francia e Gran Bretagna, siamo gli alfieri dell'ideologia liberale, del progresso e così via. Invece i tedeschi sono barbari, sono primitivi, vengono chiamati appunto unni. Dal suo punto di vista, invece, la Germania ammetteva di non avere nelle sue tradizioni, nel suo stampo, una vera e propria civilizzazione. Per cosa dunque combatteva la Germania? Per qualcosa di diverso, per un'idea di civiltà, dicevano i tedeschi, vedremo adesso anche gli intellettuali tedeschi,
per un'idea di civiltà che non era la civilizzazione, ma era la Kultur. Kultur in tedesco significa appunto civiltà. I tedeschi sostenevano che l'idea di civiltà come civilizzazione portata avanti da Francia e Gran Bretagna dalle potenze liberal-democratiche occidentali era dannosa. La civilizzazione ha creato rapporti meccanici, mercantili tra le persone, considera l'individuo umano soltanto come un marchingegno, come una merce. I rapporti sono diventati rapporti di tipo non più autentico, rapporti utilitaristici, affaristici, mercantili. La vita è stata ridotta all'interno della civilizzazione. La vita coincide con l'orario di lavoro, con i doveri della produzione, e quindi invece la Germania che cosa ha al posto della civilizzazione? La Germania, gli tedeschi ammettono: siamo diversi, non si usi i costumi della tradizione, siamo diversi da Francia, Gran Bretagna, dai paesi liberal-democratici. Noi abbiamo qualcosa di più profondo, una civiltà. La civiltà non è la civiltà dell'attuale progresso, delle macchine, dell'arricchimento, del libero mercato sfrenato e individualistico. La civiltà, la culture, è qualcosa invece di atavico, di ancestrale, di profondo, una coesione organica all'interno della società. In questa coesione organica, in questa fraternità, che è una fraternità dovuta anche alla stirpe, al fatto di appartenere allo stesso sangue, in questa unità profonda e questa unità antica sono garantiti anche i diritti dei lavoratori, non abbandonati al liberismo affaristico, alla logica dello sfruttamento capitalistico senza l'intervento dello Stato. La Germania dice: noi abbiamo uno Stato, una patria, e giustificano anche il militarismo tedesco, che è in realtà l'espressione e la difesa di un sentimento che accomuna tutta la nostra stirpe, un sentimento antico, un sentimento profondo, che è molto superiore, vale molto di più rispetto alle macchine o alla logica mercantile. Lo so che quello della Germania, di molti intellettuali tedeschi, è un pensiero conservatore. Si potrebbe dire, sia pure approssimando, schematizzando, che Francia e Gran Bretagna sostengono di combattere per salvare, per imporre il presente oppure il futuro, il progresso che sta avvenendo qui e ora sotto gli occhi di tutti. Invece la Germania e gli intellettuali tedeschi sostengono di combattere per qualcosa che rappresenta il passato, per qualcosa non di effimero, non di transitorio, ma qualcosa di stabile, di eterno, di profondo, che affonda nell'antichità dei tempi. Questa è la differenza tra culture e civilizzazione. Gli intellettuali tedeschi hanno una grande responsabilità nell'aver giustificato la guerra, ricordiamo, di aggressione da parte dei tedeschi. Il 4 ottobre 1914, vi leggerò anche dei testi, viene firmato un appello da parte di numerosi intellettuali, soprattutto professori universitari, personalità accademiche, che tendevano a giustificare la Germania, in particolare dalle accuse di violazione dei diritti internazionali. Vi ricordate? Per aver invaso e occupato il Belgio neutrale. Moltissimi intellettuali firmarono quell'appello a favore appunto della giustificazione dell'offensiva tedesca. Sociologi come Brentano, filologi famosi come Wilamowitz, filosofi come Wildenband, scienziati illustri come Planck, come Macht, nei giorni e nelle settimane successive
al 4 ottobre 1914 aderirono a questo appello altre migliaia e migliaia di professori universitari, di intellettuali, di personaggi famosi, d'accordo? Cosa dice questo appello? Non è vero che sulla Germania ricada la responsabilità della guerra, leggo una parte dell'appello. Nei suoi 26 anni di regno Guglielmo II è stato sempre il paladino della pace mondiale. Su questo ci sarebbe qualcosa da obiettare. Non è vero che la Germania abbia proditoriamente violato la neutralità del Belgio. La Francia e l'Inghilterra erano pronte a fare altrettanto col consenso belga. Vedete, qui è piuttosto singolare. Gli intellettuali tedeschi accusano i belgi di essere stati pronti a farsi attraversare, a far violare la propria neutralità con il consenso, con il proprio consenso, dalle truppe francesi e inglesi. Capite che però è piuttosto diversa la faccenda, cioè i belgi si sarebbero schierati con francesi e inglesi, avrebbero permesso loro di attraversare il loro territorio, ma appunto con il consenso, alleandosi con Francia e Gran Bretagna. E quindi non si tratta di una vera violazione della neutralità, come dicono gli accademici, a parte che questo non è mai avvenuto, non c'è una controprova, mentre invece nel caso della Germania, la Germania ha attaccato e occupato il Belgio senza il suo consenso, però non importa, per questi intellettuali la colpa è del Belgio. Siccome secondo loro il Belgio era pronto a schierarsi con Francia e Gran Bretagna, allora l'invasione tedesca era giustificata. Loro ragionano in questo modo: se non l'avessimo invasi noi, il Belgio avrebbe fatto passare le truppe e noi avremmo rischiato di essere invasi attraverso il confine belga. Poi non è vero che siano stati danneggiati dai soldati tedeschi la vita e i beni anche di un solo cittadino belga. Ma come? Li hanno invasi, li stavano occupando, hanno portato la guerra sul loro territorio, e poi gli intellettuali dicono così. Semmai, continua l'appello, sono i belgi che hanno teso imboscate ai soldati tedeschi, hanno ucciso medici nell'esercizio delle loro funzioni, eccetera. Tu li invadi, porti la guerra, però accusi coloro che sono stati inviati, coloro che sono stati invasi, accusi gli occupati di aver ucciso di aver ucciso loro dei tedeschi, e insomma, infatti i belgi vengono chiamati criminali. Non è vero che le nostre truppe abbiano commesso eccessi contro la città di Lovanio. Lovanio fu in parte distrutta dai tedeschi e andarono perse molte opere d'arte. D'altra parte, gli stessi firmatori dell'appello dicono: i soldati tedeschi si sono prodigati per salvare opere d'arte. Naturalmente, per quanto amanti dell'arte, i tedeschi non baratteranno mai la salvezza di un'opera d'arte in cambio di una sconfitta tedesca. Quindi dicono: i soldati sono stati costretti a distruggere gli edifici, le opere d'arte, altrimenti sarebbero stati uccisi, altrimenti sarebbero stati sconfitti. Poi dicono: non è vero, attenzione, che che la condotta tedesca della guerra contravvenga le norme di diritto internazionale. Semmai, vedete come rovesciano l'accusa, semmai coloro che si atteggiano a paladini della civiltà europea, è incredibile che coloro che si atteggiano a paladini della civiltà europea si siano coalizzati con i russi e con i serbi. Quindi ovviamente vengono fuori, in questo caso i firmatari dell'appello non hanno tutti i torti, vengono fuori le contraddizioni, vedete, di questa propaganda. Francia e Gran Bretagna sostengono di difendere la democrazia e la libertà, però sono alleati con i russi, con i serbi, che nulla hanno a che fare con questa storia di democrazia e libertà. D'altra parte, ovviamente, la stessa critica può essere mossa alla Germania, questa idea di culture, di civiltà profonda. Che cosa ha a che fare con l'alleanza con l'impero ottomano, con i turchi musulmani dal punto di vista della Germania? Quindi ovviamente esistono contraddizioni tra gli ideali sbandierati da ciascuna parte, da ciascuno schieramento in guerra, e le effettive alleanze che queste parti hanno
stipulato. È incredibile, quindi, e attenzione, Francia e Gran Bretagna offrono al mondo l'ignobile spettacolo di negri e di mongoli aizzati contro la razza bianca. Capite, secondo gli intellettuali tedeschi, qual è la violazione del diritto internazionale? Che francesi facciano combattere neri, perché effettivamente facevano combattere anche soldati venuti dalle colonie africane, così come gli inglesi lo stesso, molti indiani combattevano l'esercito inglese, i russi ovviamente facevano combattere i mongoli perché i mongoli facevano parte dell'impero russo, e questa, secondo i tedeschi, la vera violazione, la vera barbarie è il fatto che si facciano combattere etnie, loro direbbero razze non bianche, contro austriaci e tedeschi che in realtà sono bianchi e quindi rappresentano in qualche modo la civiltà. Anche qui si dimentica facilmente che da questo punto di vista razzista c'è una contraddizione, perché Germania e Austria combattono insieme ai turchi, che anche loro non sono bianchi, no? Naturalmente. Quindi è evidente il razzismo di questo manifesto. Inoltre difendono il militarismo, la lotta contro il nostro militarismo è anche una lotta contro la nostra civiltà, perché senza il militarismo tedesco la nostra civiltà sarebbe stata radicata da un pezzo. Il militarismo tedesco è nato dalla civiltà tedesca per la sua difesa. Esercito e popolo sono una cosa sola, senza distinzione di educazione, di ceto e di partito. Quindi vedete un'unità sostanziale, profonda, che annulla le differenze, le distanze individuali nella vita comune, nella vita quotidiana. E quindi anche il militarismo, l'esercito, tutto quello che fa l'esercito tedesco è giustificato perché deve difendere l'idea di Kultur, l'idea della civiltà tedesca. Questo è il famoso famigerato appello di tanti intellettuali tedeschi. Molti personaggi si schierano per la guerra, tutti personaggi che poi ben presto si pentiranno, perché capite bene, bisogna anche capire, bisogna anche comprendere, mettersi nella mente dell'epoca. Loro pensavano che la guerra, la prima guerra mondiale, sarebbe stata una guerra breve, come le guerre ottocentesche. Un personaggio come Thomas Mann, scrittore importantissimo, scrive delle cose a favore della Germania, poi si pentirà. Scrive Thomas Mann: guerra, quale senso di purificazione, di liberazione, di immane speranza ci pervase allora? Di questo ci parlavano i poeti, solo di questo. Che cosa significa per loro impero, dittatura commerciale? Che cosa in realtà una vittoria? Le nostre vittorie, le vittorie della Germania, se anche ci commuovono, ci rendono insonni dalla felicità, non sono mai state cantate, e infatti, si badi bene, ancora non c'era un inno alla vittoria. La guerra entusiasma i poeti, quale necessità morale. Insomma, sembra una specie di delirio proprio nazionalista. Poi Thomas Mann in qualche modo si pentì. Però attenzione, quello che è importante di ciò che dice Thomas Mann viene dopo. Thomas Mann, infatti, come vi ho già preannunciato, sostiene che la guerra tedesca è giustificata perché la Germania esprime qualcosa di superiore, perché vuole difendere ed esportare una autenticità, una identità etnica, un senso di comunità profondo al di sotto della superficie artificiale, meccanica, utilitaristica della civilizzazione occidentale di Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti. Vi è questa autenticità, questa omogeneità etnica, d'accordo? Vediamo cosa scrive Thomas Mann. Appare indiscutibile che la Germania sia un paese non civilizzato o comunque meno civilizzato dell'Inghilterra e della Francia. I tedeschi non sono per nulla infatuati della parola civiltà o civilizzazione quanto le vicine nazioni occidentali. Perché? Dice Thomas Mann, perché l'anima tedesca è troppo profonda perché la civilizzazione diventi per essa il concetto più sublime. La corruzione e il disordine dell'imborghesimento le sembra un ridicolo orrore. Quindi vedete, la civiltà di Francia e Gran Bretagna
è la civiltà dell'imborghesimento, dell'utilitarismo capitalistico, e invece la Germania ha dei valori più profondi che precedono queste cose. Continua Thomas Mann, la stessa profonda e istintiva antipatia la nutre per l'ideale pacifista. Non è la pace appunto l'elemento di corruzione civile, corruzione che le appare divertente e spregevole al tempo stesso? La Germania è bellicosa per moralità, non per vanità o sete di gloria, né per imperialismo. Cioè, in fondo, questa giustificazione della guerra, che è morale in sé, bella in sé, corrisponde a quello che dicevano nello stesso periodo tutti i nazionalisti in Europa. Per esempio Giovanni Papini in Italia scrive delle cose molto, molto simili. Ma attenzione, perché questa ebbrezza per la guerra prese anche gli spiriti più moderati, come per esempio Freud, persone da cui non ci si aspetterebbe questo. Freud all'inizio della guerra scrive al suo amico ungherese Ferenczi: tutta la mia libido risiede con gli austro-ungarici, d'accordo? Qualcosa del genere. Tutta la mia libido si riversa sugli austro-ungarici. Tutta la mia libido, dice Freud, si riversa sugli austro-ungarici. È una cosa, una frase che un po' sarebbe anche un po' comica, no? Poi Freud si disilluderà, si pentirà di quello che ha scritto all'inizio e scriverà nel 1912, scusate, nel 1915 scriverà La delusione della guerra. Freud si pentirà della guerra, vedrà nella guerra l'impulso distruttivo, l'impulso di morte dell'umanità. Quindi gli intellettuali, vedete, gli intellettuali. Che cosa succede? Non sono soltanto gli intellettuali a provare questa ebbrezza, a entusiasmarsi per la guerra, ma anche le popolazioni, non le popolazioni delle campagne. Abbiamo visto campagne, contadini o operai di fabbrica erano generalmente contro la guerra, ma nelle città, all'interno della borghesia colta e benestante, si assiste quasi a un impazzimento, appunto a un'ubriacatura. La guerra viene accolta con una gioia collettiva che esplode eh, in vari modi. Noi abbiamo tantissime testimonianze di scrittori, ma anche di semplici cittadini dell'epoca, ma in tutti i paesi in guerra, sui fronti opposti, che ci dicono che le masse cittadine provavano un entusiasmo per la guerra, provavano un entusiasmo perché pensavano che la comunità fosse ricomposta, vedevano nella guerra la possibilità di ricomporre una comunità più profonda, di trovare un'unità spirituale, di rompere il senso di noia, di artificialità della vita moderna, d'accordo? La guerra come trasgressione rispetto ai doveri, alla noia, al lavoro della vita moderna, meccanizzata, industrializzata. Si può ritrovare quell'unità spirituale profonda che in qualche modo era all'inizio dei tempi, prima della modernità. Il popolo si ritrova riunificato al di là di qualunque divisione sociale o ideologica, d'accordo? Come diceva Thomas Mann, il singolo, spesso alienato dal lavoro, dalla vita moderna, dalla vita borghese, si illude di poter avere una vera funzione, un'importanza, inglobandosi all'interno di una comunità. Questo è il senso della psicologia delle folle, della psicologia delle masse, che soprattutto nelle grandi città si entusiasma per la guerra, si entusiasma appunto per questi motivi che vi sto dicendo. Per esempio, ce lo testimonia Stefan Zweig, un famoso scrittore
un famoso scrittore austriaco. Vi leggo il passo di Stefan Zweig, un passo famoso che spesso viene citato, proposto quando si parla della prima guerra mondiale. Scrive Stefan Zweig: centinaia di migliaia di persone sentivano allora come non mai quel che esse avrebbero dovuto sentire in pace, di appartenere, cioè a una grande unità. Capite? La guerra crea coesione, crea senso di appartenenza. Una città di 2 milioni di abitanti, sta parlando di Vienna, in un paese di quasi 50 milioni, capirono in quell'ora di partecipare alla storia del mondo, di vivere un istante unico, nel quale ogni individuo doveva gettare nella grande massa ardente il suo io piccolo e meschino per purificarsi di ogni egoismo. Tutte le differenze di classe, di lingua, di religione erano in quel momento grandioso sommerse dalla grande corrente della fraternità. Estranei si rivolgevano la parola per strada, gente che si era evitata per anni si porgeva la mano. Dovunque non si vedevano che volti fervidamente animati, ciascun individuo assisteva a un ampliamento del proprio io. Non era cioè più una persona isolata, ma si sapeva inserito in una massa, faceva parte del popolo e la sua persona trascurabile aveva acquisito una ragion d'essere. Capite la spiegazione della psicologia delle masse, il motivo per cui le masse, almeno le masse urbane, accolgono con entusiasmo la guerra. Una cosa simile ci dicono tantissimi altri testimoni. Karl Zuckmayer, per esempio, a Colonia, in Germania, sotto l'enorme stazione di Colonia rimbombante di canzoni, passi di marcia, grida di viaggiatori accalcati nella fredda e tersa luce del mattino, ricorda? Fui attraversato da qualcosa, non proprio come un'alterazione, ma come l'irradiazione di una corrente di elettricità cosmica che dissipò quel vago senso di nausea che avevo in gola e nello stomaco, salì al cervello e comunicò bagliori accecanti dalla testa al cuore. Essa traspose tanto il mio corpo quanto la mia anima in uno stato di trance, intensificando enormemente il mio amore per la vita in una gioia di partecipazione, di vivere insieme con una sensazione addirittura di grazia. Capite? Le masse entrano in trance, partecipano a qualcosa, si integrano tra di loro, trovano una comunione spirituale nell'affratellarsi, nella guerra. Ma poi abbiamo tantissime altre testimonianze di questo tipo. Edith Wharton ci parla di Parigi. Solo 2 giorni or sono i parigini stavano conducendo migliaia di esistenze diverse nella più completa indifferenza o in pieno antagonismo gli uni con gli altri, estranei tanto quanto nemici al di là della frontiera. Ora invece i parigini, ora che la guerra è scoppiata, ora invece i parigini si affollano abbracciandosi in un istintivo anelito di comunità nazionale. Avete capito? La guerra unisce, la guerra affratella, fa riscoprire dei sentimenti profondi o arcaici che nell'epoca dell'individualismo borghese, nell'epoca degli affari e dell'industria, del consumo di massa, sembravano scomparsi. Mi sembrano molto interessanti questi brani, per questo ho voluto condividerli con voi. Poi c'è un'altra spiegazione di questa psicologia delle masse che si eccitano per la guerra. Molti altri testimoni o studiosi ci dicono che in realtà per molti la guerra era anche una fuga dalla quotidianità, una fuga dal moderno, una fuga dalla sicurezza della vita borghese, sicura però monotona, ripetitiva. Per molti la guerra significava uscire dal carattere mercantile delle relazioni sociali e istituire relazioni sociali basate su un senso di comunità profonda, di patriottismo, un altro tipo di relazioni sociali, quelle di tanto tempo prima.
la guerra veniva vista come una fuga dalla normalità, dall'alienazione. La guerra veniva vista come un'alternativa morale all'utilitarismo, al materialismo, al dominio dell'economia, dell'individualismo affaristico, come se con la guerra ci si potesse affrancare dalla massa, dalla spersonalizzazione, dall'alienazione, dalla meccanizzazione. Cioè, ovviamente tutte queste erano illusioni. È ovvio che erano illusioni. Sottrarsi alla meccanicità della tecnica, delle macchine, sottrarsi alla spersonalizzazione, alla società industriale, alla mercificazione, illusioni, perché la prima guerra mondiale non fece altro che aggravare la spersonalizzazione, l'alienazione. Il soldato veniva annullato all'interno della massa dei suoi commilitoni. Da un punto di vista individuale non contava niente rispetto alle macchine, alle nuove armi sofisticatissime, all'artiglieria del nemico, d'accordo? Quindi la prima guerra mondiale in realtà non annulla la meccanizzazione, la massificazione e così via, al contrario, la potenzia. La prima guerra mondiale è una guerra di macchine, è una guerra tecnologica, è una guerra che annulla l'essere umano all'interno del progresso tecnologico, d'accordo? È chiaro? Quindi in realtà tutte queste idee sono delle illusioni. La guerra sortisce l'effetto contrario, annulla ancor più l'individuo, lo massifica. La prima guerra mondiale è tecnologica e macchinistica per eccellenza, non fa risorgere l'iniziativa umana rispetto al dominio delle macchine, al contrario i soldati sono totalmente dominati dalle macchine, quindi si tratta soltanto di illusioni, d'accordo? Vediamo chi scrive qualcosa del genere, quello che vi ho detto. Per esempio abbiamo delle testimonianze raccolte da Eric Lied in un lavoro che ebbe anch'esso molto successo, si chiama Terra di Nessuno. Scrive Lied: cresciuti in una società e economia di mercato che forniva scarse opportunità per l'investimento creativo delle loro energie morali, i cittadini salutarono con spontanea soddisfazione la prospettiva che la guerra, con la sua domanda di sacrificio incondizionato, avrebbe sostituito le leggi del profitto individuale, del vantaggio egoistico, e questo sollievo per la distruzione di un ordinamento economico di vita non era limitato alla generazione più giovane, non erano soltanto i giovani. Con la guerra si distrugge l'alienazione, la massificazione, la dipendenza dalle macchine e così via. Ovviamente si tratta di illusioni, sfuggire a un'esistenza che si considera arida, meccanica, artificiale, dominata dalle macchine. Sfuggire a queste cose attraverso il coraggio, il sacrificio del soldato, quando non c'è, come ho detto, guerra, non c'è guerra come la prima guerra mondiale, che è più di tutte schiaccia il soldato, lo fa schiacciare dalla tecnica, dalle macchine, gli impedisce ogni relazione umana autentica. Continua Lied con un'altra testimonianza: nella misura in cui la loro coscienza era asservita alle inedite possibilità di potere e di benessere, la gente dell'età della macchina, sentite, la gente dell'età della macchina sentiva crescere la propria armatura interiore, nonché quelle costrizioni che l'avrebbero sempre più strettamente vincolata fino a soffocare completamente l'esperienza diretta di vita. In pochi individui, in certi circoli, particolarmente giovani, si fece avanti inconsciamente il desiderio, l'anelito di sottrarsi alla morsa dell'esperienza indiretta per ritornare all'organico,
al naturale, passando dal sociale al fraterno, dal collegiale al cameratesco. Partecipare ad una nuova esistenza nazionale e comunitaria. Vedete le illusioni psicologiche, perché molte ideologie sono la razionalizzazione della propria psicologia. Mi sembravano molto interessanti questi brani che spiegano quale esigenza psicologica profonda abbia operato all'interno delle popolazioni europee, abbia fatto sì che molti esponenti di questi popoli abbiano trovato nella guerra mondiale un insieme di valori che a loro sembravano positivi, che a loro sembravano dirompenti, che a loro sembravano in antitesi con la loro vita monotona, con il dominio delle macchine, con il dominio dell'industria, con le relazioni basate sui contratti, con le relazioni impersonali, non più autentiche, facendo loro sognare un risorgere di una comunità fraterna, di una comunità di popolo, tutte illusioni, naturalmente. Moltissime di queste persone che presero la guerra con entusiasmo, poi diventeranno fortemente pacifiste a causa dell'orrore mostrato dalla prima guerra mondiale. Pacifiste forse in maniera troppo oltranzista, perché vedremo saranno pacifiste anche più che pacifiste anche arrendevoli, pacifiste anche nei confronti di Hitler e delle aggressioni di Hitler. Altri ovviamente, delusi dalla guerra mondiale, non risposero con il pacifismo, ma con un ulteriore accrescimento della loro voglia di violenza e di sopraffazione, e quindi daranno poi consenso ai partiti e movimenti di estrema destra, ai movimenti fascisti e nazisti. Ho cercato di dirvi qualcosa sulle ideologie alla base della prima guerra mondiale, non solo le ideologie degli intellettuali, ma anche le ideologie e le idee della psicologia profonda delle masse, dei popoli. Arrivederci.